Fabio Galante was part of Inter's backline during the late 1990s, sharing the pitch with the likes of Ronaldo, Javier Zanetti and Diego Simeone. A lifelong Nerazzurri fan, he lived the dream. Today, his love for Inter lives on, but he can still be objective when it comes to critiquing the league leaders. Credo che l'Inter di Chivu è simile a quella di Inzaghi, perché poi gli interpreti sono quelli, a parte qualche giocatore arrivato quest'estate. Chivu secondo me è stato molto bravo a non stravolgere, è stato molto bravo a entrare nella testa dei calciatori, a portare qualche correzione, a coinvolgere tantissimi della rosa, per non di tutti, tantissimi. E quindi io credo che lui è stato molto bravo veramente a far questo. Galante, like Chivu, kept strikers at bay, and the art of defending is what he knows best. Now a pundit, he's paid to pass judgment on today's centre-backs. L'Inter difensivamente parlando, se andiamo a prendere i singoli, sono fortissimi. Poi sono forti anche di reparto. Se manca uno, gioca Scerbi che è esperto, gioca Darmian che è un altro esperto. Io penso però che i tre centrali, tra virgolette titolari, che oggigiorno la parola titolare non si usa più, quelli più impiegati, quindi Bisseck centrodestra, Akanji centrale, Bastoni centrosinistra, sono tre difensori formidabili perché sono tre difensori completi, forti fisicamente, veloci, fanno qualche gol. Di Marco with the corner, Akanji! It's proving to be a perfect night in Reggio Emilia. One of the few players that hadn't scored this season. It's his first Inter goal. Bastoni soprattutto anche tecnicamente riesce a spingere. Akanji nell'uno contro uno non lo salti quasi mai. Bisseck che comunque sta migliorando anche lui dopo che sappiamo è molto giovane, quindi io credo che sia i titolari e quelli che diciamo subentrano, penso che l'Inter difensivamente parlando è messo molto molto bene. With the defense sorted, how about the attack? In Galante's opinion, that's where Inter's true star shines. Lautaro! Martinez in 2 minuti! L'Inter ha già pareggiato! Guardando la rosa prendo Lautaro come simbolo di questi Inter, di un Inter che comunque non si arrende mai, di un Inter che ancora ha un livello altissimo. Here's Lautaro Martinez! The match winner! And it's also a historic strike for the skipper. Inter must cope without their leader for the foreseeable future after Lautaro limped off on Champions League duty last week. His absence from the pitch will certainly be felt, but he will still have an influence from the sidelines. Lautaro è un attaccante che ha una fame incredibile, non so come si allena, però se penso a Lautaro alla partita, io penso che Lautaro anche tra settimana è uno che non vuol mai perdere, uno che comunque quando si allena vuol fare il gol, è uno che comunque dà tutto, è uno che gioca per il compagno, è uno che si sacrifica e poi mi piace l'atteggiamento, è uno che incita, è uno che abbraccia, saluta, è un vero leader. Chiaro, è meglio non far paragoni con Ronaldo, perché far paragoni con Ronaldo per tutti gli altri calciatori no, però io credo che veramente Lautaro sta facendo cose incredibili, mi auguro che ne possa fare per tanti anni, perché trovare un attaccante così insomma non è facile. From the experience of Lautaro to the raw energy of Pio Esposito, the youngster's path, meticulously planned, looks set to be paved in gold. In questa stagione quello che mi ha stupito di più di tutti, per l'età che ha e per la personalità che ha, è Pio Esposito. Di Marco Esposito! Non era facile giocare all'Inter, all'inizio soprattutto tanta pressione, invece lui è bravissimo perché poi è un attaccante fisico che sta migliorando anche giocando con la squadra, quindi io credo che e spero che sia anche il centravanti da qui a prossimi anni anche per la nazionale. Lautaro on the half turn. Bastoni's cross. Esposito!
Pio Esposito mi ricorda, ti direi un mix tra Bobo Vieri e Luca Toni. Ecco, direi un mix di questi due. Spero che prenda da tutte e due, che diventa forte. Although impressed by Inter's unbeaten run that has seen Chivu and co open up a 10-point lead, Galante is far from convinced that the title race is done and dusted. Per me non è chiuso il discorso scudetto, perché mancano tantissime partite, quindi io credo che l'Inter, per vincere il campionato, deve fare ancora tantissimi punti, ci sono tantissime partite a disposizione, quindi alla tua domanda dico purtroppo non è ancora chiuso.